A volte basta una sola maglia per rappresentare un giocatore, anche se per me è tra i 3 più grandi di sempre. Il punto è che non può bastare una sola puntata per raccontare bene quello che ha fatto e soprattutto che ha lasciato. Detto questo, cominciamo. Nasce a West Baden Springs, un paese di 500 abitanti nello stato dell'Indiana, Larry Joe Bird, e durante l'adolescenza si trasferisce in un paese di quasi 2000 abitanti, French Lick, il luogo in cui tornerà sempre, il luogo nel quale ha affondato le sue radici, come in tutti i luoghi in cui è stato. Con 2 fratelli maggiori era dura farsi spazio, anche solo per poter giocare insieme. Inoltre suo fratello Mark era la stella della squadra locale e Larry aveva già un obiettivo: essere alla sua altezza. I suoi allenamenti in solitaria nel campetto sulla collina lo portarono a capire che i movimenti che per lui erano normali, agli altri creavano grossi problemi. All'high school crebbe di 15 cm e tutti i rimbalzi, le palle rubate, gli assist erano suoi. Così sembrava inevitabile che la storica Indiana University fosse la sua destinazione. Indiana vinse il campionato nazionale quell'anno, ma Larry non c'era. Sì, perché dopo soli 24 giorni dal suo arrivo tornò a French Lick in autostop e si mise a lavorare come netturbino. Era troppo caotico quel mondo, necessitava delle sue abitudini e di avere intorno le persone che conosceva, niente di più. Poi arriva il 3 febbraio 1975, il padre Joe si toglie la vita. La guerra lo aveva segnato, fu un fulmine a ciel sereno. Non si può quantificare il dolore dopo una cosa del genere, ma anche la forza della famiglia Bird non è quantificabile. Non puoi fare niente davanti a una cosa del genere. Ha scelto il modo in cui voleva morire e l'ha fatto. È una disgrazia che ci siano persone con questo tipo di problemi. Vorrei che fosse qui, ma non c'è. Così sono andato avanti, cercando di dare il massimo, come ha fatto tutta la mia famiglia. Questa è stata la nostra reazione. Nonostante il lutto, i reclutatori dell'università non lasciarono in pace Larry. Uno su tutti, Bill Hodges, della sconosciuta Indiana State University, che ossessionò letteralmente tutta la famiglia Bird fino a che Larry, sfinito, gli diede corda e si fece convincere a far iniziare una volta per tutte una storia leggendaria. La storia di Larry ad Indiana State è risaputa. Fece letteralmente il miracolo portandola alle finali NCAA, in battuta e contro il Michigan State di un certo Magic Johnson. Per lui è ancora oggi la sconfitta più bruciante, ma avremo modo di raccontare questa storia nel dettaglio. Quello che è certo è che già all'università il carisma e la sicurezza di Larry si calcificarono talmente tanto da diventare, forse, la peculiarità più importante e rappresentativa di questo ragazzo di campagna per tutta la sua carriera. Gli esempi sono tanti. Nel suo primo anno a Boston si ruppe un dito della mano destra giocando a softball in una partita con amici. Il problema non era il dolore, ma come poter tirare bene. Non disse niente a nessuno e iniziò ad allenare la mano sinistra, a tal punto da giocare partite intere provando con quella mano, come quella volta a Portland, il left-handed game, dove realizzò 20 dei 47 punti utilizzando la mano, ormai non più, debole. Tra le tante cose verrà ricordato come il più grande trash talker di sempre, un'arroganza giustificata, alla quale non si poteva rispondere. Non era semplicemente spavalderia da bullo, perché se ti diceva che ti avrebbe messo la tripla in faccia, la metteva. Se ti diceva da che punto voleva tirare, lo faceva. Lo marcava Xavier, così dissi a Xavier: prendo io la palla. E io risposi: lo so, ti aspetto. E lui disse: la prendo proprio qui e ti tirerò in faccia. E la prese proprio in quel punto. Mi tirò in faccia e sembrava dire: non volevo lasciare 2 secondi da giocare. Voleva tirare proprio all'ultimo secondo. Tornai a bordo campo incredulo. Talmente incredibile da creare nei suoi confronti non astio, come risulterebbe naturale a chi ti parla in quel modo, ma infinito rispetto per un giocatore che sapeva esattamente quello che stava facendo. See, most guys talk trash and talk stuff and can't back it up.
But Mr. Bird, you know you can bag your trash talking up. Un piccolo riassunto di come la visione degli avversari andasse oltre a quella del semplice nemico da battere fu ad Atlanta nel 1985. Qualche giorno prima Kevin McHale aveva realizzato il record di punti segnati da un giocatore dei Celtics in una partita, 56. Larry fece entrare tutto. C'era una vasca da bagno al posto del canestro. Anche questo record doveva essere suo. Ne mise 60. E gli avversari in panchina incominciarono a darsi il 5, ad abbracciarsi ad ogni suo incredibile tiro. Nei primi 4 anni il suo gioco continuava a migliorare al di sopra delle aspettative di tutti. Era già riuscito a vincere un titolo nell'81, ma non gli bastava. Non poteva bastargli perché nella costa occidentale c'era il giocatore che non lo faceva dormire la notte, quello che aveva già 2 titoli e che lo aveva battuto al college. C'era Magic, che con i Lakers erano la squadra di riferimento nella NBA degli anni 80. Nel 1984 i Celtics ebbero il miglior record di tutta la Lega e, anche ai playoff, mantennero lo stesso andamento. Il problema era che rimanevano sfavoriti perché dall'altra parte succedeva la stessa cosa con i giallo-viola. Noi eravamo i favoriti. Siamo andati per la nostra strada. Loro hanno vinto l'Est, noi l'Ovest. E ora godiamoci la partita. Quando finalmente si incontrarono in finale, il pronostico pareva esatto. Nelle prime 3 gare LA ne vinse 2 autorevolmente e dopo una gara 3 devastante sembrava decisamente finita per i Celtics. Alla fine di quella gara parlò con i giornalisti dicendo che i suoi compagni avevano giocato come delle femminucce. Non era da lui esternare sentimenti del genere e se lo avesse detto chiunque altro avrebbe spaccato lo spogliatoio a metà. Invece quelle parole arrivarono esattamente dove erano dirette. In gara 4 tutti i giocatori dei Boston avevano il sangue agli occhi. Feroci animali che non regalavano un millimetro ai Lakers e lo Showtime quella sera non sarebbe andato in onda. Ma i Lakers non erano i primi arrivati. La partita era tiratissima. All'overtime Magic, sfinito, sbaglia 2 tiri liberi a pochi secondi dalla fine. E il tiro decisivo si sa a chi deve andare. Quella partita fu la svolta. Il fattore campo era stato recuperato e a gara 7 a Boston l'apoteosi. E quale fu il primo pensiero di Larry? Larry Bird, congratulazioni, tu sei l'MVP. Adesso hai pareggiato i conti con Magic per quello che successe tra Michigan State e Indiana State anni fa? Siamo professionisti ora. Ho vinto per Terre Haute. Hai vinto per Terre Haute, davvero? Non Boston e i suoi tifosi, ma la dedica era tutta per Indiana State. Un incubo diventato finalmente sogno. Un sogno che era solo all'inizio.